Ciao, ti do il benvenuto su Infemmat. In questo tutorial vediamo a cosa serve e come opera la funzione cerca oriz di Excel, la cui sintassi è molto simile a quella della funzione cerca vert, che ho trattato nel video precedente di questa playlist. La funzione cerca oriz prende in esame un valore particolare, lo cerca nella prima riga di una tabella o di un intervallo e, quando lo trova, restituisce il valore corrispondente nella riga da noi indicata in corrispondenza della colonna in cui è stato trovato. Sembra tutto molto contorto, vero? Come vedrai dai prossimi esempi, la funzione cerca oriz è molto più facile da utilizzare che da descrivere. Per comprendere al meglio la sua sintassi, procediamo subito con un primo esempio. Iniziamo! Abbiamo a disposizione il prospetto delle precipitazioni mensili espresse in millimetri relativi all'ultimo decennio. I dati non sono reali e sono stati inseriti mediante la funzione casuale tra. Per ogni mese sono stati calcolati i valori medio, minimo e massimo. Vogliamo costruire una piccola tabella riepilogativa in cui, selezionando un mese, siamo immediatamente in grado di calcolare la media, il minimo e il massimo relativi al mese selezionato. Excel ci mette a disposizione varie funzioni per risolvere questo problema. Una di queste è la funzione cerca oriz. La sua sintassi è la seguente: uguale cerca oriz aperta e chiusa tonda. All'interno delle parentesi tonde possono essere inseriti fino a 4 argomenti, di cui i primi 3 sono obbligatori, il quarto facoltativo. Se il quarto argomento viene omesso oppure impostato col valore booleano vero, Excel cercherà una corrispondenza approssimativa. Se invece viene impostato come falso, Excel cercherà una corrispondenza esatta. Capirai fra poco di cosa sto parlando. Vediamo subito come si applica questa funzione. Cancelliamo le formule inserite in precedenza e svolgiamo l'esercizio da capo. Posizioniamoci in cella M18 e digitiamo uguale, cerca, selezioniamo la funzione cerca oriz e come primo argomento selezioniamo la cella contenente il valore da cercare. In genere, questo primo argomento non deve essere bloccato con riferimento assoluto, ma per come è strutturato il nostro esercizio, questa volta premiamo il tasto F4, poiché, volendo trascinare la formula verso il basso, vogliamo che il valore cercato si trovi sempre in cella M17. Digitiamo ora punto e virgola ed inseriamo il secondo argomento. Il secondo argomento, la matrice tabella, è un intervallo di Excel che deve contenere nella prima riga l'elenco dei valori in cui stiamo cercando il valore selezionato in precedenza. Dunque, siccome il valore selezionato è aprile, cioè un mese, la prima riga deve contenere l'elenco dei mesi. La matrice tabella deve sempre essere bloccata mediante il tasto F4. Digitiamo di nuovo punto e virgola e passiamo al terzo argomento. Siccome vogliamo visualizzare la media delle precipitazioni del mese di aprile, quando Excel esegue la ricerca e trova il mese di aprile, per individuare il valor medio si deve spostare verso il basso di 12 righe e dunque dobbiamo digitare 12 per dire a Excel che la media si trova nella 12ª riga della matrice tabella selezionata in precedenza. Digitiamo di nuovo punto e virgola e per dire a Excel che stiamo cercando una corrispondenza esatta, digitiamo falso oppure semplicemente 0. Chiudiamo la parentesi e premiamo invio. In questo modo, come puoi notare, abbiamo visualizzato in un attimo la media delle precipitazioni del mese di aprile. Trasciniamo ora la formula verso il basso e siccome abbiamo bloccato i riferimenti, non dobbiamo far altro che modificare il terzo parametro della funzione cerca oriz, che per il valore minimo è la riga numero 13 e per il valore massimo è la riga numero 14. Invio. Ora, selezionando un qualsiasi mese dell'anno, possiamo visualizzare immediatamente i valori medio, minimo e massimo delle precipitazioni atmosferiche.
Dunque, riepilogando, Excel cerca nella prima riga di una tabella il valore che noi vogliamo e quando lo trova restituisce il valore corrispondente che si trova nella riga da noi indicata. Passiamo ora ad un nuovo esempio. Un centro di formazione organizza corsi di lingua inglese. Prima dell'inizio dei corsi, ciascun candidato deve svolgere un test d'ingresso e, in base al risultato ottenuto, sarà collocato nel corso più adeguato alle sue capacità. Chi non raggiungesse il punteggio minimo per partecipare dovrà frequentare un precorso di azzeramento, al termine del quale potrà iniziare il corso base. Utilizzando la tabella dei punteggi minimi di accesso ai corsi, individua il livello di ciascun candidato. Premetto che ogni punteggio è stato inserito mediante la funzione casuale tra ed è dunque un numero volatile. In questo modo ti mostrerò come si utilizza la corrispondenza approssimativa all'interno della funzione cerca oriz e vedremo anche come si correggono gli errori che potremmo ottenere quando utilizziamo tale formula. La formattazione condizionale presente in colonna C è stata inserita in precedenza. Cancelliamo ora le formule inserite e svolgiamo nuovamente l'esercizio. Ci posizioniamo in cella C2 e digitiamo uguale, cerca, selezioniamo la funzione cerca oriz e questa volta clicchiamo sul pulsante Fx. Come primo argomento, nella finestra Argomenti funzione, clicchiamo sul punteggio ottenuto da Bernardi Alessandra, 76, contenuto in cella B2. Il riferimento deve rimanere relativo, poiché dopo dovremo cercare il 24, il 53 e così via. Passiamo ora al secondo argomento, la matrice tabella, che è la piccola tabella colorata presente qui a destra. Nella sua prima riga devono essere presenti i punteggi minimi, poiché Excel andrà a cercare una corrispondenza approssimativa in questa prima riga. Come sempre, il secondo argomento deve essere bloccato mediante il tasto F4, in modo da creare un riferimento assoluto. L'indice, come già detto in precedenza, è il numero della riga in cui andiamo a cercare la corrispondenza e dunque la seconda riga. Digitiamo dunque 2 come terzo argomento. Excel dunque cercherà il 76 all'interno di questa tabella. Quando arriverà al numero immediatamente successivo, cioè 80, si sposterà a sinistra di una cella, troverà 50 e attribuirà il livello presente nella seconda riga, medio, alla candidata Bernardi Alessandra. Il quarto argomento, siccome cerchiamo una corrispondenza approssimativa, può benissimo essere omesso, oppure se volessimo inserirlo dovremmo digitare vero oppure 1. Confermiamo la formula con OK. Siccome i numeri inseriti sono volatili, il punteggio di Bernardi Alessandra è 96, dunque Excel cerca 96 in questa piccola tabella, non lo trova, arretra di una posizione e trova l'80, corso avanzato. Copiamo ora la formula verso il basso e notiamo però che per i punteggi sotto il 20 non viene individuata una corrispondenza, poiché ad esempio Excel cerca 3 all'interno della prima riga di questa tabella, non lo trova e quando trova il 20 cerca di spostarsi a sinistra di una cella, ma ovviamente non può farlo perché finisce fuori dal perimetro della tabella. Dobbiamo dunque correggere l'errore di valore non disponibile e lo facciamo mediante la funzione se.errore. Ci posizioniamo qui nella barra della formula immediatamente dopo l'uguale e digitiamo se. E selezioniamo la funzione se.errore. Clicchiamo all'interno del nome se.errore, clicchiamo sul pulsante Fx e, in caso di errore, facciamo in modo che venga visualizzata la scritta azzeramento. Utilizzando questa wizard, Excel provvederà all'inserimento delle virgolette. Trasciniamo ora la formula appena inserita verso il basso e notiamo che ora funziona tutto correttamente. Possiamo fare alcune prove premendo il tasto F9 da tastiera. Per quanto riguarda la gestione delle problematiche derivanti dall'utilizzo della funzione cerca oriz, ti dico che sono le stesse di quelle che si possono avere quando si utilizza la funzione cerca vert. Per non rendere questo video troppo lungo, ti rimando dunque al video sulla funzione cerca vert.
video in cui ho cercato di affrontare tutte le possibili casistiche. Nonostante le funzioni cerca-vert e cerca-oriz siano ancora molto utilizzate in ambito lavorativo, queste due funzioni esistono ancora per compatibilità con le versioni precedenti di Excel, poiché è stata introdotta una nuova funzione, la funzione cerca.x, che è notevolmente migliore, più intuitiva e presenta meno problematiche nella sua gestione. Nel prossimo video, dunque, tratteremo la funzione cerca-x. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!